Ciao ragazzi e benvenuti in un altro video dei Radiocomandati. Oggi vogliamo mostrarvi alcuni dei processi necessari o comunque utili per far sì che la vostra Mini 4VD sia molto più performante in gara. Ricordiamo sempre, per tutti gli ingegneri aerospaziali che ci guardano, che tutto quello che noi mostriamo all'interno dei nostri video non è solo farina nel nostro sacco, ma è frutto di una ricerca e di una condivisione di tutta la nostra community. Tutto quello che deriva da anni e anni di esperienza di tantissime persone, quindi tutta questa commistione di competenze viene riversata all'interno dei nostri video. Prima di proseguire, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Più della metà delle persone che ci guardano non sono iscritte. Tu sei iscritto? Secondo me no. Clicca sul bottone iscriviti. Clicca anche la campanellina, mi raccomando. Oggi vedremo 3 dei tool che il buon Omega 3D Project ci ha inviato. Ci teniamo a precisare che questo video non è sponsorizzato. I prodotti che abbiamo ricevuto sono stati in parte acquistati e in parte ci sono stati dati appunto per fare questi video. Per questo motivo ringraziamo Omega 3D Project. Se siete interessati vi lasciamo i suoi riferimenti qui sotto in descrizione. Questi strumenti ci serviranno per rodaggio motori e lavaggio cuscinetti, quindi due delle parti più importanti della nostra Mini 4VD che le garantiscono delle alte prestazioni. Più i cuscinetti saranno scorrevoli e funzionali, più i nostri assi, più la nostra trasmissione funzioneranno a dovere. Quindi è sempre buona norma e regola lavarli costantemente prima di una gara e ovviamente anche in gara continuare a lubrificarli. Per l'occasione abbiamo qui 3 Macdash che abbiamo preso appositamente per questo video, che utilizzeremo appunto per la parte rodaggio motori. Di cosa stiamo parlando? Allora, strumento numero 1 è questo piccolo alimentatorino prodotto da Omega che tramite questa rondella che vedete qui permette di regolare il voltaggio. Che senso ha regolare il voltaggio? Il voltaggio ha un impatto diretto su quella che è, diciamo, l'alimentazione ovviamente del nostro motore, quindi al variare del voltaggio riusciamo a dare una variazione di potenza e quindi, tradotto in parole molto povere, variare il numero di giri del motore. Per l'occasione vi mostreremo anche uno dei possibili procedimenti. Sì ragazzi, perché non esiste il procedimento di rodaggio, ma è uno dei possibili. È un discorso molto soggettivo, si può valutare in termini di metriche, di RPM sbloccati al fine del rodaggio, ma siccome ce ne sono varie tipologie che permettono di arrivare alla stessa soluzione, questo è il nostro. Cosa molto interessante, abbiamo l'uscita dei due poli, variazione della rotazione, quindi direzione in senso orario, direzione in senso antiorario. A metà abbiamo ovviamente il neutro, quindi per fermarci. Non abbiamo un timer, controlleremo, proveremo a sentire Omega se è possibile disattivarlo in un qualche modo, ma a vista direi che è sufficiente bloccarlo. La metodologia che noi seguiamo per questo tipo di motori, quindi Macdash, è a immersione. Cosa vuol dire immersione? Vuol dire sostanzialmente fare ruotare il motore in una direzione piuttosto che nell'altra all'interno di un liquido. Come avviene il tutto? Il tutto avviene attraverso questo fantastico, possiamo chiamarlo tappo, prodotto appunto da Omega con 2 bananine già installate. Questi sono i poli, sono effettivamente i punti che andranno a toccare con i contatti del nostro motore. Se per un qualche motivo non dovessero toccare, questa parte qui è filettata, quindi vi basta avvitarla, quindi fare in modo che la vite entri per fare in modo che il contatto esca e si avvicini di più al motore, quindi niente di più semplice. La terza vite, oltre a queste due che abbiamo appena visto, è quella in realtà che va a effettuare un bloccaggio del motore, quindi da un punto di vista di spazio laterale viene ridotto e quindi il motore viene bloccato, quindi niente di più niente di meno. C'è un punto d'ingresso qui, su consiglio del buon Cristiano di Red Pegasus di Roma, potrebbe essere utile inserire una boccolina leggermente allargata con un Dremel al quale poi eventualmente applicare una cannuccia. Volevo farvi vedere perché ad esempio potrebbe essere molto utile andare a inserire una cannuccia che sia molto più vicina a questo foro del motore. Questo foro del motore appunto permette l'entrata di un eventuale lubrificante, quindi se a vaschetta vuota decidiamo semplicemente di bagnarlo in rotazione, lo possiamo fare tramite appunto questo foro qui. Allora io direi di iniziare a procedere, così vediamo un po' come funziona il tutto. Allora, come abbiamo detto, i contatti, che sono questi, devono andare appunto, i contatti
in contatto con, va bene, faceva un po' pena, quindi svitiamo leggermente qui, andiamo ad inserire il motore, lo riavvitiamo in modo tale che sia bello stretto. Ci siamo. Ovviamente non forzate tantissimo perché non serve. Nel momento in cui reputate che sia effettivamente fermo, è fermo. Così come me li ha inviati Antonino, è già assolutamente in contatto, quindi non c'è bisogno di svitarli per avvicinarli al motore, quindi tutto già abbastanza pronto. Come vi dicevo prima, gli strumenti che abbiamo sono due. Questo è il lavacuscinetti. Per praticità e comodità utilizzo sempre lo stesso barilotto. Questo barilotto è di vetro, presumo, ed è tra virgolette uno standard per i prodotti di Omega, perché in questo modo nel momento in cui acquistate altri tra virgolette prodotti, altri sistemi, potete utilizzare lo stesso vasetto e risparmiare qualche soldo. Lo abbiamo fissato, gli facciamo fare un giretto a vuoto e poi proviamo a capire se riusciamo allo stato attuale di questo motore a misurarne la velocità. Allora, non ci interessa avere un motore performante in questo momento, ci interessa soltanto annotarci quello che è il valore iniziale. Quindi, come potete vedere, il motore è in rotazione, al momento sta girando a 1.4, ve lo faccio vedere meglio. Ok, allora, giusto per dare qualche nozioncina su come iniziare a fare dei rodaggi motore, abbiamo verificato, che la strumentazione funziona, come potete vedere. Adesso andiamo a tirare fuori il nostro motore e andiamo a inserirlo tramite uno qualsiasi di strumenti per il contagiri. Se avete qualcosa di un po' più, come dire, preciso è meglio, ma sugli store ci sono tantissimi strumenti che permettono di farlo anche solo utilizzando delle app dello smartphone, no? Quindi già banalmente così dovremmo riuscire in teoria a fare questa misurazione. Allora, quello che andremo a misurare sarà il valore di picco. Io ho visto un 29,555. Andiamo a segnarcelo. Dove me lo segno? Non lo so. Vado a prendere una penna. È un valore a secco, quindi non ho lubrificato il motore, non ci ho fatto assolutamente niente. Quindi una volta che abbiamo preso la misurazione, mettiamo da parte gli altri motori per fare in modo che non ci confondiamo su quelli che ci serviranno. Una cosa buona e giusta, un altro consiglio che mi sento di darvi è l'utilizzo di queste boccettine che potete trovare online, si usano anche nel mondo dell'RC, che hanno un piccolo aghetto che vi permetterà di sbordacciare molto meno nel momento in cui andrete a lavorare con liquidi tipo lo zippo. Ci teniamo da parte la boccettina di zippo. A questo punto direi che andiamo ad inserire all'interno della nostra boccetta un po' di petrolio bianco, che è il liquido che andiamo a utilizzare appunto per il rodaggio. Si possono fare dei rodaggi ad immersione con vari liquidi, ragazzi, non è necessario utilizzare il petrolio bianco. Noi utilizziamo questo perché è uno dei materiali consigliati anche da Omega per quanto riguarda l'evitare che si deteriori tutta la parte stampata in 3D. Il motore adesso ci risulta totalmente immerso, lo vedete, addirittura anche il pignone superiore è assolutamente immerso. Le tempistiche saranno da 5 minuti. Partiamo con un voltaggio di 1.2 volt, quindi lo abbassiamo, adesso vi faccio vedere. Lo schema che andremo a utilizzare in termini di voltaggio è tra quelli che abbiamo più condiviso all'interno della nostra community. Ve lo leggo giusto per evitare di dirvi delle sciocchezze. Quindi partiremo da 1.2 volt per 5 minuti in una direzione, invertiremo poi la polarità dopo 5 minuti e poi lasceremo raffreddare il motore, perché ovviamente la temperatura andrà su. Al termine di questo giro a 1.2 volt andremo avanti con 1.5, 1.8, 2, 2,5, 2.8, che è ovviamente il tetto massimo. Quando ovviamente il contenuto, diciamo, del nostro petrolio andrà a sporcarlo, quindi vedrete il barattolino inscurirsi piano piano, quando sarà veramente troppo scuro, quindi che il motore avrà buttato fuori tutte le impurità di produzione, di scarto e via dicendo, andiamo semplicemente a cambiare, ok? Non succede nulla. Piccolo dettaglio, ragazzi, che voglio precisarvi: il rodaggio è un qualcosa che si percepisce anche a orecchio, quindi nel momento in cui, stando lì, quindi non lasciate questo procedimento da solo per 5 minuti e ve ne andate in un'altra stanza, ma dovrete seguirlo, quando sentirete il vostro motore cambiare marcia, ok? Diciamo così, ovvero i giri andare su in maniera abbastanza prepotente, vuol dire che il rodaggio si sta ultimando.
ok? Se dovesse avvenire, o anzi quando dovesse avvenire questa situazione, fermatevi, lasciatelo asciugare e significa che siete arrivati al termine del rodaggio. Lasciate asciugare, date una bella lubrificata con un po' di zippo, quindi lo lasciate lì a raffreddare, a depositarsi un attimo e poi rieffettuate la misurazione in modo tale da verificare se il procedimento vi ha effettivamente portato dei vantaggi in termini di giri rispetto al valore iniziale che abbiamo misurato 2.8. quindi anche al termine, mi raccomando, dovrete rivalutare allo stesso voltaggio. Allora, intanto iniziamo così vedete un po' come funziona. Direi che siamo pronti, il voltaggio è settato a 1.2, quindi facciamo partire in senso orario senza fare cadere tutto magari e avviamo il timer. Ci siamo in chiusura di rodaggio, facciamo una prova, l'abbiamo lasciato leggermente scolare. Allora, il picco massimo è stato 31.004 da 29.555 era, sì, circa un valore del genere. Direi che c'è stato un discreto miglioramento. Quindi questo un po' è il procedimento, quindi ricapitolando, questo è un rodaggio a immersione, quindi inserito all'interno di un liquido che è diventato bello torbido. Questo è petrolio bianco, ragazzi, anche chiamato petrolio bianco lampante. Rodaggio a immersione che va bene per tutti i motori con i carboncini, quindi se arrivate a fare questo tipo di operazioni tipicamente per Hyper e Mac Dash va benissimo. Quindi a voltaggi crescenti 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.4, 2.8 con rotazioni prima in un verso poi in l'altro per 5 minuti e lasciamo riposare. Quindi nel momento in cui poi il motore si è raffreddato e anche a questo punto il liquido al suo interno si è raffreddato, proseguiamo. Come vi dicevo all'inizio, a orecchio sentirete il rumore cambiare, cioè i giri dovrebbero aumentare. Se questo non avviene, il mio consiglio è di chiudere perlomeno tutti i voltaggi fino a ritornare dall'1.2 ai 2.8. Nel momento in cui ci siete ritornati, lo fate asciugare, lo scolate, fate raffreddare tutto, date una passatina magari con lo zippo in modo tale che sia un pochino più lubrificato e ci date un'altra controllata al numero di giri. Questo è quello che può essere uno dei possibili rodaggi di motori a carboncino per Mini 4WD. E dai radiocomandati anche questa volta è tutto. Ringraziamo il caro Omega 3D Project che ha costruito e ci ha inviato tutta questa bella strumentazione. Se siete interessati contattate direttamente lui. E questo, ragazzi, era uno dei possibili procedimenti dei rodaggi motori per motori Mini 4WD. Vedremo nei prossimi video altri strumenti, altri prodotti fatti da Omega 3D Project. Abbiamo una collaborazione all'attivo, per cui insomma cercheremo di portarvi dei tutorial sia su come utilizzarli ma anche come poter sfruttarli al meglio per fare in modo che vi diano un aiuto il più grande possibile nella preparazione e nella costruzione della vostra Mini 4WD. Ed era radiocomandati è tutto anche per questa volta. Come sempre vi ringraziamo, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, raga, ve lo diciamo sempre, dai, ormai lo sapete, e a Dio piacendo, arrivederci alla prossima. Ciao.